Ciao ragazzi, sono Follow the Black Sheep e ben ritrovati sul mio canale. Oggi sono molto contenta di girare questo video perché finalmente vi farò vedere il contenuto di Darkest Doom. È un gioco nato da un Kickstarter della casa GameStar Studio ed è veramente corposo ragazzi, quindi non vedo l'ora di mostrarvi cosa c'è dentro. Vi darò un'infarinatura di tutti i componenti che troviamo all'interno del box. Vi anticipo già che mi devono arrivare le espansioni separatamente perché stanno ancora producendole, quindi inizio a farvi vedere lo scatolone base, che tanto base non è perché è veramente consistente. Guardate qua quanto è grosso. Darkest Doom è un gioco di strategia competitivo con elementi GDR per 1-4 giocatori, ambientato in un mondo dark fantasy ispirato all'Europa del XVII secolo e popolato da animali antropomorfi. Il vostro obiettivo è sopravvivere per 8 giorni, mentre l'oscurità cerca di distruggere la regione di Bethel. Ma attenzione agli altri giocatori, ostacoleranno la vostra vittoria portando avanti le proprie strategie. Avrete a disposizione 4 diverse modalità di vittoria. Siete pronti? Che il gioco abbia inizio. Procediamo all'apertura. Prima cosa, in prima linea, il regolamento. Un formato quadrato che calza alla perfezione nel box. È pieno zeppo di illustrazioni bellissime. E il Kickstarter prevedeva anche un fumetto a colori che ha veramente delle illustrazioni che a me piacciono un sacco. Mi aveva affascinato sin da subito quando ho visto le prime immagini spoilerate nel Kickstarter. Il regolamento vi svela tutti i componenti all'interno, come vedete sono veramente tanti, il mega tabellone, e vi spiega ovviamente come iniziare la partita, come allestire il tavolo e iniziare il gioco, e poi ovviamente regole, un po' di lore, un po' di tutto. Le miniature che troveremo all'interno, ci sono degli esempi. Poi troviamo il tabellone che è veramente grande. Vi faccio vedere una piccola anteprima. Qua ci sarà, vi do un piccolo spoiler, la miniatura più grande, quella con la roccia, e qua attorno andrete a posizionare tutto il resto, ma come vedete è un tabellone veramente grosso, stampato molto bene, e sul retro, voilà, è double face, quindi c'è tutta l'illustrazione anche da questa parte, molto bello. Si continua con tutti i segnalini di cartone che sono fustellati, eccoli qua. Non so se lo potete vedere, ma il cartone è piuttosto spesso, quindi sono belli solidi e belli rigidi, stampati molto bene. Qua abbiamo invece le schede dei personaggi che sono interattive e andranno messi dei segnalini all'interno di queste planche. Poi abbiamo un'infinità di carte, ve ne faccio vedere qualcuna giusto per esempio. Equipaggiamento, le carte mappa, queste sono identificate come guardiani automi, eccole qua, anche queste guardiani automi, le carte trappola. Poi abbiamo i dadi con tutti i simboli del gioco, e hanno messo anche un bellissimo portadadi in velluto blu che riprende i colori del gioco. Questi sono i token. Qua abbiamo il sistema di basette per riconoscere i personaggi, quindi ogni colore è attribuito a una fazione. Altri token, le miniature più piccoline, vediamo se riesco a farvene vedere qualcuna. Sono veramente tante. Poi si passa al secondo ripiano, scopriamolo subito.
Il fondo del box ha le cose veramente succose, per noi soprattutto pittori, ci sono tutte le miniature. Quindi qua abbiamo ancora le carte personaggio, eccole qua. Le grafiche mi piacciono veramente tanto, anche la palette dei colori che hanno utilizzato per colorare i personaggi. Abbiamo delle carte più piccole, i ricercati dall'ordine e gli attacchi delle creature. Guardate anche il packaging come è bene organizzato, e qui sotto tutte le miniature del caso. Nella parte centrale della plancia andrà posizionato, eccolo qua, questo enorme scenario, che ovviamente avrà delle funzioni specifiche nel gioco, ma non entro nel dettaglio dello svolgimento del gioco. Le plastiche sono veramente solide e potrete ovviamente dipingere il tutto, così avrete un gioco ben più ambientato, però se volete potete anche utilizzarle così come nascono. Adesso vi farò una carrellata delle miniature. Sono miniature molto particolari e molto originali, come vedete, e dipinte prenderanno proprio vita. Ed ecco le miniature principali, che sono quelle dei guardiani. Vi farò delle foto in alta qualità, così riuscirete a vederle un po' meglio, perché dal video forse non si vedono molto bene i dettagli. Questa è la volpe. Ed ecco l'ultimo guardiano. Ovviamente sotto non c'è più nulla. Il box si compone di 2 ripiani più regolamento, le plance e i segnalini. Ecco qua ragazzi, la plancia di gioco come vedete è molto ampia, e vi ho dato un'idea di come verranno posizionate le miniature sopra di essa. Qui vi ho assemblato un esempio di scheda personaggio con tutti i segnalini. Come vedete ci sono tutti i token e i segnalini che vanno a dialogare col personaggio di per sé, quindi è tutto molto interattivo. Anche la plancia è composta da varie sezioni dove avverranno determinate cose. La zona centrale, come vi dicevo, è molto curiosa, anche perché diventa un comodo portacarte dove verranno pescate le carte attacco delle creature. Per quanto riguarda lo svolgimento del gioco, io vi invito ad andare a curiosare tra i video che sono stati fatti da diversi creator che hanno spiegato a grandi linee il gioco, oppure andate direttamente sui vari siti, sui vari social di GameStar Studio, dove vi verrà data una carrellata di quello che è il gioco Darkest Doom. Ci è voluto un po' di tempo per ottenerlo, il Kickstarter è stato un pelo lungo, però i ragazzi, al di là delle difficoltà che hanno avuto per problemi logistici che non sono dipesi assolutamente da loro, hanno voluto metterci un sacco di passione e controllare ogni singolo dettaglio del gioco. Hanno fatto fare un playtest pazzesco del regolamento, quindi fila tutto alla perfezione, e quindi se siete curiosi riguardo questo fantastico gioco andate a trovarli sui loro canali. Io vi ringrazio di essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!